Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare il mondo e per lavorare come project manager all'estero e su questo canale parliamo di come impararle da autodidatta. Il tema di oggi secondo me è molto interessante perché parliamo di come scegliere quale lingua studiare. Ci sono tantissime lingue del mondo, sono un'infinità. Come facciamo tra tutte le lingue che ci sono a scegliere quale lingua studiare? Il motivo principale di solito per me per imparare una lingua è quello dei viaggi, perché io voglio viaggiare, andare nei paesi in cui si parla una lingua. Quindi se ad esempio decido vorrei andare in quel paese, che lingua parlano in quel paese? Parlano questa lingua, bene, impariamo questa lingua, perché quando viaggio a me piace tantissimo parlare con le persone che vivono nel posto, capire come vive la gente in un determinato posto, che è molto diverso dal classico viaggio del turista che arriva, vede, è un po' di corsa, magari fa 2 o 3 foto. Se parli con la gente del posto è un'esperienza completamente differente e quello che piace a me e quello che io amo fare è uno dei motivi principali per cui studio le lingue straniere. Punto numero 2, lavoro. Il lavoro si può vedere da due, punti di vista differenti. Il primo è: che lavoro vorrei fare? Bene, per fare quel lavoro mi servirebbe parlare una o più lingue straniere? Se la risposta è sì, e quello lì è il lavoro dei miei sogni, allora iniziamo a imparare una o più lingue straniere, e quali lingue straniere imparare saranno dettate da quello che è il mercato specifico di riferimento del lavoro. Il punto di vista opposto invece è quello che motiva me, ovvero ad esempio ho iniziato a studiare russo con l'idea un giorno potrei lavorare come project manager per il mercato russo con aziende in Russia. Io lavoro già come project manager, quindi non è che voglio avere quel lavoro e studio russo per avere quel lavoro, però aggiungendo una lingua si aprono delle opportunità nuove e interessanti collegate, nel mio caso, alla lingua russa. Quindi queste sono un po' le due prospettive lavorative legate alle lingue straniere. Letteratura e cinema. Ragazzi, c'è un sacco di gente che studia il giapponese perché gli piacciono gli anime e i manga, quindi questa è la loro motivazione principale per iniziare a studiare il giapponese. Lo stesso vale per il russo. Un sacco di gente studia russo perché ama la letteratura russa e vuole leggersi Dostoevsky in russo. Quindi letteratura e cinema sono sicuramente uno dei motivi per cui imparare una lingua o un'altra. Partner, questo mi sembra abbastanza ovvio. Se avete un ragazzo o una ragazza di un determinato paese che parla una certa lingua diversa dalla vostra, non sarà facile decidere quale lingua andare ad imparare, perché probabilmente vorrete parlare magari con la sua famiglia o magari con i suoi amici che magari non parlano inglese così bene. È molto comune quindi voler imparare la lingua del vostro partner. Parenti e discendenza. Ragazzi, ci sono un sacco di persone, soprattutto in Brasile e in Argentina, che hanno dei nonni, bisnonni, eccetera, italiani, e che quindi imparano l'italiano perché vogliono in qualche modo riconnettersi a quelle che sono le loro radici. Ma questo capita in tantissime parti del mondo. So che ad esempio anche negli Stati Uniti ci sono persone che hanno discendenza magari europea e studiano la lingua europea dei loro bis nonni. Il mio libro stesso di sloveno, che è un libro in inglese, quindi per americani tendenzialmente, fa un sacco di esempi in cui c'è una famiglia americana con discendenze slovene e che quindi vogliono imparare lo sloveno, quindi probabilmente è una realtà che esiste davvero e che quindi ci fa scegliere una lingua piuttosto che un'altra. Storia e ricerca. Ragazzi, se abbiamo la storia e amiamo la storia in particolare di un paese, probabilmente vorremmo imparare la lingua di quel paese perché sarà più facile per noi fare ricerca, andare a studiare in dettaglio la storia di quel paese. Mi immagino qualcuno che vuole imparare la storia italiana, se deve andare negli archivi di Stato a studiare quello che era successo e succedeva 1000 anni fa in Italia, che allora non era neanche Italia ma erano tutte le varie piccole città-stato che c'erano al tempo, allora probabilmente non solo l'italiano ma avrebbe bisogno anche di entrare un pochino più nella specificità dei vari dialetti, dei vari volgari dell'epoca.
punto numero 7, passione per le lingue straniere, che è il mio caso, nel senso che ho iniziato, come sapete, a studiare russo perché ero semplicemente curioso all'inizio di capire come, parlando una lingua slava, e quanto, parlando una lingua slava, io potessi capire delle altre lingue della stessa famiglia. Quindi è nata un po' così, poi ho detto, potrebbe diventare utile anche per il lavoro, potrei viaggiare, andare in Russia, eccetera. Poi la motivazione cambia con il tempo, ne abbiamo già parlato. Indipendentemente adesso da quale lingua volete studiare e da come la studiate, un ottimo modo per migliorare la vostra conoscenza in qualunque lingua è usare Netflix. Io ho fatto un video dove spiego come usare Netflix al massimo per migliorare le lingue straniere. Se ti è piaciuto il video, piazzami un like e noi ci vediamo presto. Ciao ragazzi, a prestissimo.